Lavoriamo in totale sicurezza per garantirti una totale sicurezza. Le auto del futuro aumenteranno la sicurezza sulle strade. La sicurezza è un tema che vende e oggi parliamo di sicurezza e di rischio. Leggendo le notizie sul web che riguardano i veicoli autonomi, esplorando i siti web delle aziende, la sicurezza è sicuramente un tema che vende tantissimo. È un tema spesso gettonato, è un tema che molti riprendono all'interno delle proprie descrizioni. Fondamentalmente perché tutti vogliamo essere più sicuri. Probabilmente ognuno di noi chiude la porta a chiave quando esce di casa, chiude la porta della macchina quando la parcheggia, e non magari come fanno nei film che parcheggiano e se ne vanno. Siamo tutti orientati verso la totale sicurezza. Qual è il legame che c'è tra la sicurezza e i veicoli autonomi? La sicurezza è uno degli elementi fondamentali ed è una delle ragioni più importanti per i quali si è cominciato a sviluppare veicoli autonomi. Tutti abbiamo come obiettivo la riduzione dell'incidentalità stradale. E quindi la sicurezza è l'elemento cardine, l'elemento fondamentale, l'elemento portante sul quale si basa tutto lo sviluppo dei veicoli autonomi. L'obiettivo finale è quello, aumentare la sicurezza. Ma la domanda è, che cos'è la sicurezza? Che cos'è il rischio? In questo video vedremo i 3 elementi fondamentali che definiscono professionalmente la sicurezza. Il rischio viene definito come la combinazione di 3 elementi fondamentali: pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Vediamoli uno per uno. La pericolosità è la probabilità che un certo fenomeno rischioso accada in un certo determinato spazio e in un certo determinato punto. Facciamo un esempio. Supponiamo che stiamo attraversando la strada. C'è la probabilità che qualcuno ci metta sotto. Ora, la pericolosità legata al fatto che qualcuno ci possa investire è legata, per esempio, al traffico veicolare. Più ci sono auto presenti sulla strada, più è probabile che una macchina ci possa investire. La probabilità dipende anche dal paese in cui abitiamo. Se abitiamo in un paese dove lo stile di guida è molto rilassato, come ad esempio qui in Norvegia, la probabilità è forse lievemente più bassa in una città caotica come New York, Roma, Napoli, Parigi, Londra. Quanto è probabile, quanto è possibile statisticamente che un evento possa accadere? Probabilità. Il secondo elemento da tenere in considerazione è la vulnerabilità, che viene definita come l'attitudine di un soggetto a sopportare gli effetti di un fenomeno pericoloso. Prendiamo l'esempio precedente. Attraversiamo la strada. Come facciamo a capire se siamo vulnerabili o meno? Se siamo a piedi, siamo molto vulnerabili. Se attraversiamo la strada in bicicletta, probabilmente saremo meno vulnerabili. Non perché ci facciamo meno male, chiaramente, ma perché con la bicicletta impieghiamo meno tempo. La vulnerabilità indica come siamo in grado di difenderci dagli effetti legati al fenomeno pericoloso. Il terzo ed ultimo elemento, che generalmente viene preso in considerazione per la valutazione del rischio, è l'esposizione. L'esposizione viene indicato anche come il valore, ossia quanto vale il soggetto che viene esposto all'evento pericoloso. Possa essere una persona, un oggetto, un'opera d'arte. In questo caso siamo veramente in condizioni difficili. Se prendiamo l'esempio che abbiamo preso prima, attraversiamo la strada, quanto vale un essere umano che attraversa la strada? Questo è un tema molto, molto delicato che ovviamente io non sono in grado di rispondere, ma ovviamente ci rendiamo conto che l'esposizione o il valore è qualcosa che è molto più semplice valutare nel caso di un bene materiale, di un oggetto, come ad esempio può essere un'opera d'arte, un bene economico, un bene culturale, qualsiasi cosa che possa essere economicamente quantificabile. Ora, come facciamo a definire il rischio sulla base di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione? Tendenzialmente quello che si procede è a fare una combinazione fra i 3 fattori. Supponiamo di dare una scala da 1 a 100 per ogni parametro, quindi per pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Facciamo quindi delle analisi legate al tipo di fenomeno pericoloso che stiamo analizzando, ad esempio l'attraversamento pedonale di una strada, e cerchiamo di dare un punteggio, cerchiamo di dare un valore ad ognuno dei 3 elementi: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Ad esempio, per quanto riguarda l'attraversamento pedonale, sicuramente un aspetto molto complicato da valutare è l'esposizione. Come ho già detto, quanto vale la vita di un essere umano che attraversa la strada? Ora la domanda è, come facciamo ad azzerare il rischio? Molto semplice, matematicamente dobbiamo fare che la moltiplicazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sia pari a 0. Per annullare una moltiplicazione bisogna che almeno uno degli elementi della moltiplicazione sia nullo. Quindi o la pericolosità, o l'esposizione, o la vulnerabilità devono essere pari a 0. È possibile avere pericolosità, vulnerabilità ed esposizione pari a 0? In alcuni casi sì. Ad esempio, sempre nel caso dell'attraversamento pedonale di una strada, se costruiamo una passerella pedonale sul quale facciamo passare i pedoni,
possiamo assolutamente annullare la pericolosità dell'evento, perché la probabilità che un veicolo possa investirci mentre attraversiamo sulla passerella è ovviamente pari a zero. Non abbiamo abbassato l'esposizione perché il valore della vita umana è difficilmente quantificabile come lo era prima, non abbiamo abbassato la vulnerabilità, perché comunque non ci siamo protetti contro lo scontro. Quello che abbiamo fatto è rimuovere la pericolosità. Ora la domanda che tutti ci potremmo fare è sì, ma allora è semplice, no? Basta rimuovere la pericolosità o rimuovere uno degli elementi dei rischi, siamo a posto, siamo a sicurezza assoluta. Beh, non è così, perché tutti gli studi scientifici e tutti gli esperti del settore sanno che la sicurezza assoluta non esiste. Se vogliamo la sicurezza assoluta dobbiamo sì annullare almeno uno dei fattori di rischio, ma dobbiamo anche essere in grado di individuare tutti i rischi. Ad esempio, mandando all'assurdo l'esempio che vi ho fatto precedentemente, costruiamo la passerella per attraversare la strada, ma la passerella crolla. Ci sono tutta una serie di rischi legati alla costruzione della passerella che prima dell'esistenza della passerella non esisteva. Ora vedete com'è complicato definire in maniera univoca e totale la sicurezza e il rischio. È un lavoro che esperti della sicurezza e ingegneri esperti in valutazione del rischio fanno tutti i giorni in tutti i progetti. Quindi uno dei dibattiti interessanti a proposito di questo tema è: siamo sicuri che i veicoli autonomi garantiranno la sicurezza totale sulla rete stradale? Io onestamente non credo che sarà così, ma voglio sottolineare solo un dato. Secondo le statistiche mondiali, oltre il 90% dell'incidentalità stradale è dovuta ad errore umano. Avete presente quando si parla dell'anello debole della catena? Siamo noi.